Benvenuti in ATH. Oggi vedremo come mettere correttamente un'imboccatura. Mettere in maniera corretta un'imboccatura ci previene un sacco di problemi che potremmo avere con il nostro cavallo. Molti dei cavalli che ho visto in giro hanno il vizio di alzare la testa mentre mettiamo l'imboccatura o cercano di evitare di avere l'imboccatura. Questo perché? Perché non è stata probabilmente messa in maniera corretta in passato. Mettere l'imboccatura in maniera troppo veloce o non in maniera corretta, adeguata, facendo attenzione a dove finisce l'imboccatura, crea dei problemi sul cavallo che si spaventa, che ha paura di ricevere del dolore dalla messa dell'imboccatura. Quindi oggi, utilizzando l'Io Sugar Surprise, questo quarter di 14 anni, vedremo come mettere correttamente l'imboccatura. Partiamo con un filetto. Per prima cosa, se il cavallo è libero e non è legato, ci aiutiamo con la lunghina ad avere il controllo del cavallo, perché quando toglieremo la capezza, questo sarà il nostro unico sistema di controllo. Prendiamo la testiera e passiamo anche le redini sul collo, tutte e due. In questo modo, una volta poi tolto tutto quanto, avremo nuovamente un sistema di controllo. Quindi ci passiamo la lunghina sul braccio, in modo da essere rapidi nel recuperarla, e togliamo la capezza. Ok, in questo momento sono le redini che ci permettono di tenere il cavallo. Vediamo come approcciare l'imboccatura alla sua bocca. Passiamo una mano in mezzo alle sue orecchie, prendiamo la testiera e avviciniamo l'imboccatura delicatamente alla sua bocca. Se il cavallo non apre la bocca di sua iniziativa, non ci resta altro che infilare il pollice delicatamente qui sugli angoli delle labbra e fare una leggera pressione sulle barre. Lui aprirà la bocca e potremo infilare molto delicatamente l'imboccatura. Facciamo passare il barbozzale. Questa è una testiera con un passaorecchie, quindi orecchio esterno, orecchio interno e rilasciamo. Questo è un filetto. Se riusciamo a vedere bene, in questo momento se lo tiriamo vediamo che lo spazio è esageratamente lungo, quindi vuol dire che in questo momento l'imboccatura deve essere stretta. Proviamo ad accorciare di un buco e ripetiamo il test, tiriamo l'imboccatura. Ok, vediamo che abbiamo circa 1 centimetro di spazio dalle commessure labiali. Questo ci può andare bene. Ci sono due sistemi per mettere l'imboccatura. Possiamo mettere un'imboccatura molto stretta sulle commessure labiali, per cui molto appoggiata. In questa maniera il nostro contatto sarà immediato, dalla redine alla bocca sua il contatto sarà immediato. Ma se abbiamo una mano un po' pesante o magari stiamo lavorando con un puledro, io preferisco avere un po' di gioco, avere la possibilità di anticipare al cavallo che la mia mano sta arrivando. In questo modo lui la sentirà e potrà agire prima. Vediamo invece come mettere anche un morso. Questo abbiamo visto era un filetto, ma prendiamo anche un morso, per esempio. Ok, ripassiamo come abbiamo visto prima le redini sul collo per sicurezza. Sfiliamo la testiera prendendola dalle due parti, la facciamo scivolare lentamente e aspettiamo che sia il cavallo a sputare l'imboccatura. In questo modo non andremo a battere sui denti, non andremo a fargli del male, non andremo a disturbarlo. Per inserire il morso il procedimento è sempre quello. Anche qui abbiamo una testiera con passaorecchie, quindi metto la mano tra le orecchie, prendo la testiera, accompagno l'imboccatura alla bocca, passo l'orecchio e orecchio interno. In questo caso, se si riesce a vedere, il morso è più vicino alle commessure labiali. Deve creare una piccola piega, una o due piccole pieghe ai lati della bocca. Questo perché se lavoriamo a una mano sola, vogliamo avere più contatto. Il cavallo dovrebbe già conoscere il lavoro, essere già pronto al contatto, quindi l'imboccatura deve avere meno gioco rispetto a un filetto, in questo caso nel morso, ed essere più adeguata.
per vedere, ogni cavallo ha il suo tipo di sensibilità, ogni cavallo ha il suo tipo di imboccatura e noi dovremmo imparare a riconoscere qual è l'imboccatura giusta per ogni cavallo. Quando abbiamo a che fare con un morso a leve, per capire se stiamo lavorando correttamente, possiamo fare questo tipo di operazione. Tiriamo le redini e vediamo in che momento andiamo a toccare la bocca del cavallo. Allora capiremo se l'imboccatura è giusta. Tanto più tempo e tanto più le leve si piegheranno, tanto più spazio ci sarà sui lati della bocca, il che vuol dire che il comando arriverà molto dopo dalla nostra mano alla sua bocca. Tanto prima invece l'imboccatura andrà a toccare i lati della bocca del cavallo, tanto più veloce sarà il comando. Questo dipende molto dalle nostre mani, dalla sensibilità del cavallo e dal lavoro che è stato fatto. In caso di leva, ricordiamoci che il barbozzale è quello che permette alla leva di lavorare. Quindi anche questo è un test che dobbiamo vedere. Mettiamo 2 dita sotto il barbozzale, proviamo a tirare le redini e sentiamo quando comincia a esercitare pressione. Nel caso iniziasse a esercitare pressione troppo presto o con troppa forza, sappiamo che dobbiamo allentare il barbozzale. Se invece, proviamo a vedere un esempio, se io allungassi il barbozzale, in questo caso, ok, se io tiro l'imboccatura, vedete che le leve si piegano molto, il barbozzale non sta facendo il suo lavoro, non sta facendo leva, quindi il morso in questo caso diventa praticamente inutile, lavora in maniera scorretta. Lo riaccorcio alla sua lunghezza corretta e riprovo il test, metto 2 dita sotto, appena vado in contatto sento la pressione sul barbozzale, vedete che le leve non si piegano più di tanto. Qui ho un contatto molto rapido dalla mano alla bocca del cavallo. Questo è quanto dobbiamo sapere sulle imboccature. Quale sia il tipo poi di imboccatura corretta per il cavallo, quello lo vedremo più avanti. Ma mettiamo sempre in maniera corretta le imboccature con la dovuta calma, in modo che il cavallo rimanga sereno mentre mettiamo e togliamo l'imboccatura. Per oggi questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.